l'amica che tutti dovrebbero voler avere. È la nemica che auguro a tutti i miei nemici, così li disintegra per bene per me. È la mia nuova musa ispiratrice. Yasmina Pani, questa è la mia ode a te. Ciao e benvenuti sul mio canale. Come avrete capito da questa introduzione un po' insolita, questo video sarà tutto esclusivamente dedicato alla mitica, favolosa, strepitosa Yasmina Pani. Per chi di voi non sapesse chi è, in realtà io non so assolutamente come YouTube me l'abbia raccomandata, ma Yasmina Pani è la conosco tramite YouTube, lei fa dei video. Lei è una linguista e insegnante di lettere e fa dei video molto interessanti sulla linguistica e sull'insegnamento in generale, sull'insegnamento della lingua italiana, sull'insegnamento e in generale la letteratura, e poi parla anche di temi un po' più politici. Ripeto, non so perché YouTube me l'abbia raccomandata, non so perché l'abbia guardata, ma sono contentissimo di averlo fatto. Io sono un linguista mancato perché ho studiato lingue e mi piacciono tantissimo, ho studiato lingue alle superiori e mi piacciono tantissimo, mi interessa tantissimo la linguistica, ma non l'ho fatta perché poi, vabbè, sono entrato a fare matematica e poi, vabbè, volevo fare l'attore comunque. Forse per quello che mi ha attirato, perché forse il video parlava di qualcosa di linguistica, ovviamente legata all'italiano. Lei è italiana, è sarda, e niente, mi sono innamorato. Il racconto del perché, e poi parliamo di alcuni argomenti, perché le cose di cui tratta lei sono spunti per altri video che farò, e oggi la userò proprio per parlare della letteratura e del mio rapporto con la letteratura, perché era una cosa di cui volevo parlare da tanto, anche in inglese, anche legato all'insegnamento in generale e al sistema scolastico italiano, per cui non ho niente di carino da dire, ve lo dico già. E niente, quindi ne approfitto di questa cosa. La dovete assolutamente guardare, anche se non vi interessa la linguistica, anche se non vi interessa la letteratura, o anche se non vi interessano le sue visioni politiche, perché ovviamente parla un po' anche di quello, è molto chiara sulla sua posizione politica e nella vita. Ma anche se non vi interessa o non vi piace quello che dice, non vi piacciono le sue opinioni, dovete guardarla per come le dice. Allora, a me piace molto perché è proprio una scienziata, perché la linguistica è una scienza e io da scienziato, anche perché appunto avrei fatto matematica, ma ho la mente da scienziato. Mi piace come lei riporta i fatti linguistici senza nessun parere personale, perché è così che dovrebbe essere, e poi dopo uno si fa le proprie opinioni. Io non sono d'accordo con tutto quello che dice, che sia ben chiaro, non a livello tecnico-scientifico, ma su alcune delle sue opinioni ovviamente. Ma quello che mi piace di lei è che è una persona molto intelligente, quindi anche se non sei d'accordo con lei puoi avere un discorso, cioè ne puoi parlare, lei ti dice quello che pensa lei perché, tu dici quello che pensi tu e perché, e sono sicurissimo che sarebbe uno scambio positivo, costruttivo. Io non la conosco, che sia ben chiaro, non ho visto tutti i suoi video, quindi magari non so esattamente quello che pensa su tutto. Se dico cose che magari, se dico che lei dice certe cose che magari non ho detto, lo faccio solo per sbaglio, non voglio assolutamente mettere le parole in bocca, quindi andate a vedere i suoi video per crederci. E quindi non solo mi piace quello che dice, di cui parleremo tra un po', ma mi piace anche come lei è brutalissima, e soprattutto quando parla di esprimere i suoi pensieri, non tanto solo la linguistica, perché ripeto, la linguistica è una scienza fatta di fatti, non c'è niente non puoi essere carino o cattivo nel come lo dici, ma a me far morire come lei esprime le sue opinioni, perché
brutalissima e non si spaventa, non ha paura di andare contro anche quelli che la criticano nei commenti. Poi sta diventando sempre più, diciamo, popolare, quindi anche su altri social media. Poi mi sa che fa conferenze, ovviamente tante persone che la attaccano, ma lei proprio non ha paura di rivolgersi a loro, insomma si dica, direttamente nei video, e di esprimere il motivo per cui dice le cose che dice, per come le pensa. E quello che a me fa morire è che dice le parolacce. So che è una cagata, però come avrete notato nei miei video io non dico parolacce, ma non lo faccio solo perché faccio ASMR. Io non dico parolacce nella mia vita, né in italiano né in inglese. Sono proprio uno sfigato perché non mi piacciono, cioè non è che mi sforzo di non dirle, il mio cervello non le assimila e quindi io non le dico in nessuna lingua. E di solito non mi piace sentirle, cioè non è che faccio il bacchettone che penso che se uno dice le parolacce è una cattiva persona, assolutamente no, ma è un modo di esprimersi che a me non, cioè, potendo evitare eviterei, ma ripeto, va benissimo così. Però quello che mi fa ridere di lei è il fatto che le dice, ma come le dice? Perché appunto lei sta facendo divulgazione scientifica, oppure in alcuni momenti, e poi esprime delle sue teorie, però in modo, diciamo, autorevole, nel senso che comunque insomma lei, cioè, da intellettuale, ecco, lei ci tiene davvero, non dice cagate giusto per dire. Lei le cose che dice le pensa davvero e non ha paura di dirle, anche se vanno un po' controcorrente. Però quando ci mette, non sempre le dice però, ma quando ce le mette mi fa morire da ridere, proprio per come le dice, e proprio perché in realtà, parlando di quello che parla, tecnicamente non ci dovrebbero essere, e quindi è perfetto. E lei fa proprio dei video in cui parla del turpiloquio, del perché lo fa, ed è una cosa molto molto interessante a cui non avevo mai pensato. Quindi anche quello, ripeto, che vi piace lei o no, che vi interessi o meno o no, però ci sono alcune cose che sono davvero molto interessanti. Lei poi viene attaccata per il fatto che dice le parolacce e fa dei video in cui si difende anche, e mi immagino già, se mai vedrà questo video, si immagina già che sarà lì che penserà che due coglioni che questo parla a bassa voce così. E quindi sì, una volta mi sa, ecco appunto, una cosa per cui lei viene criticata è che lei ha questi bei capelli rossi proprio, e poi ha sempre cioè non viene criticata per i capelli rossi, però ha spesso delle maglie rosse e poi scollate, e che vanno fino a qua, quindi tu vedi che comunque che è una donna, diciamo, e quindi è stata criticata anche per quello. Cioè lei è qui che fa divulgazione scientifica, anche da insegnante si presenta con le tette di fuori praticamente. E vabbè, cioè, non lo critico assolutamente per quello, ma mi sa che proprio una volta ha fatto un video dicendo: sì, oggi faccio questo video perché mi avete proprio rotto i coglioni, che insomma mi rompete le palle, che mi dite sempre con le tette di fuori. E mi fa morire da ridere. Quindi ripeto, il motivo per un altro, qualcosa per cui vi può piacere lei, la trovate. E ha molte idee con cui concordo. Lei è abbastanza, diciamo, famosa adesso per essere contro il linguaggio inclusivo. Prima che mi arrivano dei commenti di odio brutale per quello che sto per dire, ricordatevi che io sono gay e sono una drag queen, quindi a me va benissimo, insomma, sono per la comunità LGBT. Ho un video qui in inglese dove però dico alcune mie posizioni sul mondo gay, diciamo, perché non sono d'accordo su certe cose che la comunità fa, e io vi dico che sono contro anche io il linguaggio inclusivo, e farò un video su questo ispirato proprio da lei. È inutile che mi veniate ad attaccare, perché ripeto, di sicuro non sono omofobo, tutti gli ofobi, perché sono parte della comunità. E
non voglio più dire nient'altro del linguaggio inclusivo su quello che dice lei, però lei fa un discorso scientifico molto bello e interessante. C'è una cosa su cui non sono d'accordo, però ne riparleremo e ripeterò questa cosa nel quel video perché riguarda proprio il video, però mi piace da morire, solo per farvi capire, appunto, è geniale. Lei ha fatto un libro sul problema della Shoah, che è quel simbolo che lei ha ribaltata, che io sono insegnante di pronuncia, non usiamo perché definisce un suono specifico. E adesso, se ho capito bene, in italiano l'ha usato come per schede invece di tutti o tutte, fate tut e mettete la schwa per essere inclusivi, per non essere discriminatori contro il maschio e le femmine. E lei è contro all'utilizzo della schwa e ha fatto questo libro che si chiama Schwa, la soluzione senza un problema. Cioè, praticamente lei dice che appunto lo schwa è stato creato per ovviare un problema che in realtà non esiste, che è quello del linguaggio inclusivo. Ripeto, ne riparlerò meglio, che siate d'accordo o no con il linguaggio inclusivo. Il titolo è strepitoso. Solo quello si merita di tutto lei, solo per il titolo. Quindi oggi parliamo della letteratura, perché lei insegnava nelle scuole superiori, penso, come insegnante di lettere, latino e greco, immagino anche, e quindi lei ha fatto delle lauree da linguista e insegnava. Adesso poi si è tolta dalla scuola e insegna privatamente, quindi la ripetizione, se ho capito bene, poi insomma col canale qualche soldo fa anche con quello, insomma fa così. Ripeto, questo è quello che so, perché guardi video da spettatore, non è che ho fatto guardi video per analizzarli per fare poi questo video, quindi se dico cose sbagliate, Yasmin, se stai guardando, perdonami, ma vi rimando ai suoi video così capite meglio. Allora, parliamo della letteratura e della scuola, perché io sono un linguista, anche se non ho la laurea, non ho mai studiato linguistica, ma sono un linguista dentro. Mi piacciono da morire le lingue, quindi tutti danno per scontato che mi piace la letteratura. Io invece ho un odio smisurato, incommensurabile, indescrivibile verso la letteratura di tutte le lingue. Non è solo una cosa italiana, non è perché ce l'ho con l'italiano prima che mi attacchiate, no, odio la letteratura in generale, ed è stata, non so come si dice, una delle distruzioni della mia anima come linguista, perché purtroppo l'ho dovuto studiare a scuola, soprattutto perché ho fatto un liceo scientifico con specializzazione linguistica. Lei ovviamente ama la letteratura e appunto quello che vi dicevo è che prima è che adesso vi darò i motivi per cui non mi piace la letteratura, lei comunque ha i motivi per cui le piace, ma potremmo scambiarci le idee in un contesto costruttivo, senza, non ci sarebbe odio e non ci sarebbe cattiveria da parte di nessuno. È proprio intelligente, mi piacerebbe proprio parlarne. Allora, vi indico cosa mi affascina di lei e del suo amore per la letteratura prima, e poi vi racconto perché io lo odio. Io ho passato tutta la mia vita a odiare la letteratura, tanto che non ho mai pensato a come uno che l'ama possa sentirsi. A me è sempre stato detto che, soprattutto da uno che studia lingue, la letteratura dovrebbe aiutarti a farti amare e apprezzare la lingua di più. Io sono sempre stato contrario, lo sono ancora, e per me, ripeto, cioè, è un crimine imporre la letteratura così tanto, e vi spiego perché. Ma quello che mi affascina talmente tanto di lei è che appunto io non ho mai pensato a come si sente uno che ama la letteratura e perché la ama, e lei mi ha aperto gli occhi a questa cosa. Continuo a odiarla e non c'è niente che lei possa dire o fare o darmi per cambiare questo, però
vedo su di lei tipo l'amore chimico cerebrale e dell'anima che io ho per le lingue, cioè per il parlare lingue, non la letteratura, e per la matematica. Vedo che ce l'ha lei per la letteratura ed è bellissimo. Lei vedo proprio che, cioè lei fa proprio dei video in cui spiega cose di letteratura, quindi se voi siete interessati anche semplicemente alla letteratura senza neanche sapere cosa pensa lei del mondo, guardatelo, perché a uno che interessa di sicuro sono molto utili. Lei la vedo proprio che parla di questi libri, di questi autori, come gente che gli ha cambiato la vita. Lei appunto ama Petrarca, ama altri, che per me sono tutti questi autori per me sono sempre stati gente appunto da odiare, ma semplicemente perché io ero costretto a studiarli, ero costretto dalla scuola a studiarli e a me non me ne poteva fregare niente. Però lei dice che quando è triste va a leggere certi libri, appunto certe poesie o certi libri di Petrarca, perché quel libro lì, quella cosa lì, adesso sono così ignorante di letteratura, su dico libro, non so, sinceramente non so cosa Petrarca abbia mai fatto, perché l'ho studiato ma proprio non mente il mio cervello, cioè ha bruciato tutto. Però insomma, lei sa che quando è triste ha bisogno di quel poema, di quel romanzo, di quel autore che ormai ha già letto tante volte, che ormai sa, anche studiato a scuola, però quando è triste l'aiuta, quando è felice legge quell'altro libro lì. E per me è bellissimo vedere quando lei dice appunto questi autori mi hanno cambiato la vita, mi hanno proprio distrutto la vita, nel senso che le hanno creato, gli hanno dato degli spunti di riflessione diversi, oppure lei si è rivista in molte cose che sentivano questi, anche Leopardi, che a lei piace molto Leopardi, se mi ricordo bene, sì. E io non l'ho mai vissuto così, in realtà non mi sono mai neanche dato il tempo di provarci, perché la odiavo così tanto che, cioè io ero il classico secchione, ero proprio Hermione Granger di Harry Potter, sapevo sempre tutto, avevo sempre la mano alzata. È un video in inglese qui dove parlo di me come studente, ma io non l'ho mai fatto per goduria, per piacere, nel senso che io ho una mentalità molto molto ignorante e cioè non posso non ammetterlo, cioè io sono brillante, sono eccellente nelle lingue e nella matematica e nelle scienze in generale, che per me non ho mai esplorato tanto purtroppo, perché me ne sono reso conto dopo che mi piaceva proprio. Però vabbè, insomma, in questa materia almeno, soprattutto nella matematica, almeno eccellevo, non so come si dica nel passato. Tutto il resto per me è un buco nero, cioè qualsiasi tipo di letteratura, politica, filosofia, storia, geografia, io non solo le odiavo, ma cioè le odiavo a livello viscerale, a livello di anima, però purtroppo le studiavo tantissimo, e dico purtroppo perché non mi è rimasto niente. Io lo studiavo e non ho mai capito perché io volevo essere un secchione su materie che non mi interessano e che sapevo che non mi sarebbero mai servite in vita mia. Mi è venuto solamente da pensare che sia per vanità, cioè io il pensiero di fare un test e non sapere una risposta e di prendere quindi un brutto voto, cioè l'idea mi disintegrava. Non è mai capitato fortunatamente, ma proprio per evitarlo, quindi sicuro ci sarà qualcosa di psicologico dietro. Va bene, ormai è andata, però io mi sono praticamente rovinato l'infanzia per come studiavo, perché appunto ero sempre sui libri a studiare tutto e di più, ma purtroppo per cose che non mi interessavano. Studiavo anche da solo inglese perché mi piaceva e fortunatamente l'ho fatto e mi ha portato al livello che ho adesso, e va benissimo, l'ho fatto volentierissimo. Studiavo un po' di matematica extra perché mi piaceva, quindi io non è che ho problema a studiare, io sono un nerd sfigato, quindi va bene, cioè adoro studiare, ma io ho buttato via anni di vita a studiare cose che non mi interessano, anche perché io fortunatamente ho una memoria fortissima, quindi io ad esempio storia, io appunto
appunto con la mentalità ignorante che ho al mio cervello non interessava, io non capivo neanche cosa stavo studiando, io leggevo dal libro e dovevo ripetere a memoria e dovevo continuare a ripetere a voce alta finché le parole non mi entravano in testa, una dopo l'altra. Facevo gli esami, prendevo il massimo dei voti, perché praticamente era quasi come se copiassi, perché cioè, era proprio una cosa matematica, cioè se stavo studiando, che ne so, cosa è successo nel 1825, appena mi arriva la domanda 1825 mi partiva come se spingevo un pulsante e mi arrivavano tutte le informazioni che mi ricordavo e le buttavo lì. Appena consegnavo la verifica mi dimenticavo tutto. Se un mio professore mi avesse chiesto mi avesse fatto una domanda dello stesso argomento il giorno dopo la verifica, io avrei preso 0, perché il mio cervello proprio si risettava, perché non ne voleva sapere niente di storia, geografia, filosofia. Quindi io ho buttato via del tempo e della vita e dell'anima per cose che non mi interessavano, e non solo non mi interessavano, ma sapevo che non mi sarebbero mai servite. E ne riparleremo lei ha un video dove parla dell'utilità delle materie inutili, e poi mi riallaccerò. Comunque torniamo alla letteratura. Per me la letteratura era una di quelle materie che non mi interessavano assolutamente, per cui provavo un odio allucinante semplicemente perché ero costretto a studiarlo. Quindi a Jasmina piace anche Svevo. Io non sto dicendo che magari i libri di Svevo non mi sarebbero piaciuti, ma questo è il mio limite, cioè col fatto che mi è stato imposto di studiarlo, io non sono mai neanche preso il tempo di leggere proprio il libro, perché io odiavo il fatto che dovevo studiarlo. Però sì, lei ha cioè per lei è tutto l'opposto, cioè lei la letteratura l'ha accompagnata nella sua vita e l'aiuta anche adesso, nei momenti positivi, nei momenti negativi, quando scopriva nuovi autori da giovane, appunto alcuni la toccavano proprio dentro, tanto che appunto è arrivato a studiarli e a farci una carriera, e questa cosa devo dire che mi tocca molto, ripeto, a livello concettuale, perché continuo a fregarmene, però è bellissimo trovare qualcuno che, come io, che trova una passione a livello viscerale in qualcosa, come io lo trovo nelle lingue e nella scienza. Bellissimo. Quindi magari ascoltatela per vedere se vi può aiutare ad apprezzare la letteratura un po' di più. Magari un po' già l'apprezzavate da studenti, però magari con il suo input molto pop, ma in modo positivo, cioè molto sì, da insegnante. Io, anche se non l'ho mai vista insegnare, cioè non ho mai fatto una lezione con lei, posso pensare che insegna in modo moderno, in modo accessibile, come faccio io e come piace a me. Quindi magari il suo approccio vi può aiutare a comprendere e anche ad apprezzare la letteratura un po' di più. Quindi grazie Jasmina per questa cosa. Adesso vi dico però perché la odio. Allora, io la letteratura, allora capisco che in italiano, quando studi italiano a scuola, dopo un po' cosa vuoi fare, dopo che hai fatto un po' di grammatica, la grammatica ovviamente mi piaceva, dopo che hai fatto un po' quella, dopo che sei fatto tutti quei maledetti temi, e lei ha fatto anche un video su questo, ha messo l'importanza dei temi, io non so che non l'ho neanche guardato, però io proprio non mi anche se c'è dell'importanza non la voglio neanche sapere. E quindi dopo un po' cosa vuoi fare? Posso capire che se ci fanno vedere come si è sviluppata la letteratura italiana, e va bene, cioè no, però vabbè, mi adeguo. Perché non mi interessa in generale? Allora, per me la letteratura è filosofia espressa tramite una lingua specifica, in questo caso l'italiano, che però vabbè, da madrelingua italiano
non lo noti molto, però parliamo ad esempio in inglese. La letteratura inglese, quando studi purtroppo letteratura inglese, io vedo la letteratura come appunto filosofia, cioè ti dice come questi autori pensavano, cosa pensavano della vita tramite parole belle, messe bene. E io non sto dicendo che io saprei fare di meglio, io non so scrivere poemi, anche perché non mi interessa, quindi non sto dicendo che potevano fare meglio, sto dicendo che a me non interessa, perché io voglio imparare le lingue per parlarle. Cioè io voglio poter fare questi video che sto facendo in italiano, li voglio poter fare a livello madrelingua in inglese, come poi faccio. Io voglio parlare le lingue appunto per esprimere i miei pensieri a livello da madrelingua con tutti. Voglio che gli inglesi, quando parlano con me, pensino che io, cioè diano per scontato che io sono inglese, e voglio avere tutto il vocabolario a livello nativo, perché voglio potermi esprimere al massimo, voglio poter dire tutto quello che voglio senza mai dover pensare o senza mai dover evitare di dire certe cose perché non ho i mezzi, che è quello che mi succede in italiano. Io ormai parlo italiano tutte le settimane adesso con questi video, quindi un po' mi sto riabituando, ma io faccio molta fatica, soprattutto facevo fatica a parlare in italiano perché mi mancano le parole, perché non me le ricordo più, alcune proprio non le so, non le ho mai sapute, non sapevo neanche non sapevo neanche che c'erano parole importanti che non sapevo. E quindi io voglio poter fare questo in qualsiasi lingua, ed è anche questo il motivo per cui io non imparerò mai una lingua nuova, perché io so l'italiano, l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, che come ho detto nel mio video in spagnolo non mi piace perché è una lingua latina, quindi non mi piacciono. L'italiano, il francese e lo spagnolo non mi piacciono, anche se adoro il latino. Ma io non, tipo quelli che appunto magari imparano cinese su Duolingo così giusto perché vogliono sapere come ordinare un caffè in Cina, a me non interessa, perché sapere 3 parole in croce per ordinare una cosa per me non vuol dire sapere una lingua, anche perché cioè, dopo che tu l'hai ordinato il cameriere ti risponderà qualcosa, e se non sai la lingua a livello sufficiente per capire cosa un nativo ti dice improvvisamente, non ha senso. Io quando imparo una lingua voglio impararla a livello nativo più possibile, quindi quando io ho un pochino di tempo io continuo a studiare il tedesco, perché anche se il tedesco non mi serve assolutamente niente nella mia vita, mi piace perché sono uno sfigato, e quindi preferisco imparare una parola in più in tedesco, che magari posso usare quando faccio i miei video in tedesco o quando parlo con qualcuno in tedesco. Ma se io mai incontrassi un ragazzo cinese per strada, di sicuro non mi metto a parlare in cinese, quindi, o anche se so dire ciao, come ti chiami, finita lì. Preferisco, cioè è inutile provarci, preferisco sapere qualche parola in più in tedesco, che magari quando incontro qualcuno in tedesco con cui parlo tedesco mi può servire. Ma questo è il mio approccio alle lingue, non vuol dire che deve essere così per tutti, non vuol dire che è il mio giusto e il vostro è sbagliato, però è come funziona il mio cervello. Quindi io voglio imparare le lingue per parlarle, per comunicare i miei pensieri, per essere una persona nativa nel posto dove sono. Quindi io, piuttosto che letteratura, io vorrei imparare cultura della TV. Cioè, tutti in Italia sapete chi è Simona Ventura, che vi piaccia o non vi piaccia, che abbiate mai guardato un suo spettacolo, non mi interessa, ma tutti sapete chi è. Se dico Sabrina Ferilli, se dico Paolo Bonolis, tutti sapete chi sono. Anche se non leggete Pettegolezzi, per forza sapete chi sono. Queste persone esistono anche in Inghilterra, cioè, ci sono i corrispettivi di queste persone, che però quando tu vieni qui in Inghilterra non conosci. Io me li sono dovuti imparare un po', perché guardando un po' di televisione, oppure a forza di sentire la gente che parla di certe persone mi sono andato a vedere chi sono, ma molti io non le conosco. Cioè, in Italia tutti conoscete Beautiful, soap opera, che non esiste qui in realtà perché è americana e qua non è mai arrivata. Quindi se io vi dico Ridge, tutti sapete chi è, che l'abbiate guardato, no, ma sapete tutti chi è, sapete che è famoso per il mascellone. Qua
no, in Italia ci sono soap operas, ma non è una cultura basata sulle soap operas. Qui in Inghilterra sì, l'Inghilterra è radicata tantissimo nelle soap operas, solo di qua, solo inglesi, cioè EastEnders, Coronation Street, tra alcune, e sono proprio fenomeni nazionali, cioè tutti sanno che sono cosa sono queste soap operas, e moltissimi personaggi sono iconici, cioè come Ridge è famoso in Italia, qua ci sono tantissime altre famose così, quindi se vi dico il nome di uno di questi personaggi sapete tutti a cosa mi riferisco. Queste cose da studente di inglese in Italia io non le ho mai imparate, ovviamente, e quindi quando io sono venuto qua mi sono sentito molto a disagio, perché io quando imparo una lingua e mi trasferisco in un posto voglio essere appunto il più nativo possibile, ma non solo a livello di lingua ma a livello di umanità, di civiltà. Quindi a me dà fastidio quando dicono nomi tipo appunto l'equivalente di Simona Ventura e io non so chi sia, perché mi sento proprio uno straniero appena sbarcato dal barcone, e non mi piace. Ripeto, non tutti vogliono sentirsi così, per non tutti è importante sentirsi così, per me invece è molto importante. Quindi secondo me sarebbe più importante studiare cose così, che ti rendono partecipe della lingua adesso e di come vivere con la lingua, anche perché io non so assolutamente niente di letteratura inglese, perché l'ho completamente rimossa. So che è Shakespeare per fama, non so dirvi altro, e cioè, anche se so che è un peccato perché a livello di cultura sono ignorante, ma sono contento, cioè lo dico, so, è una smielata ma è vero, cioè sono contento che il mio cervello rimuova queste cose per me inutili, così può concentrarsi ad essere eccellente alle cose che in realtà mi interessano e che mi servono per fare qualcosa della mia vita. Quindi sapere che Shakespeare non serve a niente nella mia vita. Ero un insegnante di inglese, ma io insegnavo inglese come seconda lingua, non letteratura. Il problema è che qui in Inghilterra sono molto ignoranti, cioè se tu parli, vabbè, Shakespeare magari sanno chi è, ma se tu parli di chiunque altro che noi italiani studiamo in Italia di inglese, loro non sanno chi sia, non sanno i loro poemi, non sanno i loro libri, quindi cosa fai? In Germania io purtroppo ho fatto 3 anni di letteratura, ho fatto 2 anni di grammatica, i primi 2 delle superiori, e poi 3 anni di letteratura, che per me è uno scempio, ripeto, è un crimine. Cioè noi non sapevamo niente di tedesco, e dopo solo 2 anni tu pensi che possiamo parlare di letteratura partendo da quando il tedesco non era ancora una lingua? E quelle 2 cose che mi ricordavo, io ho fatto 2 scambi lunghi con la Germania, quindi ho vissuto, un ragazzo è venuto a vivere da me 1 mese e mezzo in Italia, io sono andato a casa sua in Germania per 1 mese e mezzo, e l'ho fatto 2 volte. In uno di questi scambi ho provato a parlare col mio partner di quel pochino di letteratura tedesca che mi ricordavo. Ho detto vabbè, dato che la studio almeno parliamone. Lui non sapeva di cosa stesse parlando, perché loro tedeschi di letteratura tedesca non imparano cose cretine inutili di quando il tedesco non era ancora una lingua. Quello lo fai dopo se ti vuoi specializzare, e va benissimo che l'opzione ci sia, ma quindi cioè il modo in cui viene insegnata la letteratura almeno in Italia, gli italiani possono solo parlarne tra di loro di letteratura straniera, prega tanto, a meno che qui, da quello che viene da capire, a meno che tu non decidi di fare letteratura all'università, quindi è come scelta tua proprio, a livello di scuole superiori l'inglese medio non può avere una conversazione di letteratura che poi abbia studiato da 6 o abbia studiato da 10 è un altro problema, ma qui non c'è niente da studiare qua praticamente. Lo so che molti diranno che poi l'inglese sono ignorante, ed è verissimo, ci sono tante cose, sì, però sopravvivono benissimo senza sapere degli autori inglesi che non conosco neanche io, perché vabbè, non me ne può fregare di meno. Allora, questo proprio è un argomento che mi tocca, mi strazia l'anima, quindi penso che si veda, e quindi mi sto dicendo di tutto e di più. Allora, quindi questo è il perché
io voglio imparare le lingue per poterle parlare con la mia bocca adesso, con l'inglese di adesso, non con l'inglese di Shakespeare che nessuno capirebbe. Allora, perché odio la letteratura? La letteratura la odio perché appunto per me è filosofia, quindi pensieri di queste persone tramite bellissime parole, che sono belle, da quel poco mi ricordo sono belle ma non mi interessano. E perché questo è un problema? È perché io odio la filosofia. Cioè, io purtroppo ho dovuto studiare filosofia, lo so, sono andato al liceo e va bene, a me me lo sono tirato addosso, però per me è stato, ripeto, uno strazio come tante altre materie, ma vi dico perché dopo. E quindi, insomma, per me la letteratura dovrebbe essere una materia a parte, cioè chi vuole studiare la lingua per parlarla, studia proprio linguistica, diciamo. Chi invece vuole o aggiungere o invece imparare appunto filosofia tramite belle parole, benissimo, fagli. Non sto dicendo che la letteratura deve essere abolita, ma dagliela come opzione extra e non torturare noi con cose inutili. Piuttosto appunto parlami di linguistica vecchia, cioè insegnami il perché questa parola deriva, cioè perché diciamo chiamiamo occhio, benissimo, mi serve a me nella vita di tutti i giorni sapere perché la parola occhio si dice occhio, da dove deriva? No, effettivamente no, però da persona a cui piace la lingua come scienza preferisco quella conoscenza che sapere cosa diavolo Svevo voleva dire con quella bellissima parola. Non me ne frega niente, non me ne frega assolutamente niente. Perché sì, cioè sarò freddo, sarò senza emozioni, ma a me non mi interessano. E perché ripeto, io voglio imparare la lingua per parlarla, non finirò mai di dirlo. Quindi, cioè, vi faccio questo esempio del tedesco. Io in tedesco so dire parole come fortezza, cioè tipo un castello, perché l'ho imparata in letteratura ovviamente, ma io fino a 2 o 3 anni fa non sapevo dire panchina, perché non mi era mai stato insegnato nelle mie lezioni di tedesco. Io a 30 anni mi sono dovuto andare a cercare sul vocabolario la parola panchina perché mi interessava saperlo, ma io so dire fortezza. Allora, lasciamo stare che l'ho imparata tramite la letteratura, ma al giorno d'oggi quando mai dirò la parola fortezza? Cioè anche quando voi parlate in italiano, tra di voi in italiano, quante volte dite la parola fortezza? Sarà ben più utile sapere la parola panchina, cioè sarà ben più utile sapervi dire mi sono rotto il piede quando mi sono alzato bruscamente dalla panchina, piuttosto che sono andato a vedere una fortezza per Natale. Questo è il motivo per cui odio la letteratura, oltretutto, perché ti insegna parole inutili che ad un secchione sfigato come me, cioè a me fa piacere sapere di sapere questa parola, ma ce ne sarà, cioè da niente a fortezza ce ne passa. Cioè ci sono tante altre parole più utili. E quindi è così, io non so apprezzare la metrica, non so apprezzare, cioè a me ci sono parole di cui mi piace il suono, ad esempio come cioè molti mi hanno attaccato il fatto che non mi piace dire la parola editare in italiano, per me è una parola orrenda. Io la direi edit in inglese solo, ma perché non mi piacciono i suoni. Come la mia parola preferita in italiano è querela, tanto per gradire, perché ti si scioglie proprio in bocca, mi piace tantissimo. Quindi sì, mi piace ogni tanto pensare al suono di alcune parole, ma da pensare che mi piace la parola querela a farmi 3 anni di letteratura inglese, direi che ce ne passa. E quindi è questo il mio odio smisurato per la letteratura, e questo mi porta all'odio verso il sistema scolastico italiano. Ripeto, io ho una mentalità da ignorante, quindi di sicuro la mia opinione deriva da questa mentalità. Yasmina fa proprio un video sull'utilità delle materie inutili, e se mi ricordo bene, ma ripeto, andatevelo a riguardare perché potrei ricordarmi male, quindi a parte appunto parla di materie come magari la storia, che magari la storia di 2000 anni fa può essere considerata un po' più inutile rispetto al Novecento, che lei dice sì,
Sappiamo tutto delle guerre puniche, ma non sappiamo chi era Berlusconi, e questo ha ragione. Io non mi ricordo neanche le guerre puniche, ma non so malapena che sia Berlusconi, e quindi confermo. E lei, se mi ricordo bene, dice che anche quelli che dicono perché la scuola non ci insegna a leggere una fattura o una bolletta piuttosto che appunto insegnarci svevo. E lei dice che la scuola deve creare, cioè dandoti le competenze di pensiero che tramite appunto la letteratura, la filosofia, dopo e un po' di matematica, con quelle competenze li dovreste da solo riuscire a leggere una fattura e pagare una bolletta. Allora, quello posso capirlo, anche se non sono in completo d'accordo. Però io dico questo: io non so benissimo come funzionano gli altri sistemi scolastici dell'altro mondo, anche cioè nell'altro mondo, negli altri paesi, quindi magari succede lo stesso, quindi mi sto lamentando di una cosa che succede dappertutto. Non vi sto portando una soluzione, lo so che mi sto solo lamentando di un problema, non potendovi portare una soluzione, ma rimane la mia lamentela, cioè, e questo poi vi dico quello che ho visto in Germania. Allora, io ognuno per motivi sconosciuti ama certe materie. Io amo le lingue, la matematica e le scienze, c'è chi ama la letteratura, filosofia, storia, geografia, che a me non interessano, quindi quello va benissimo. Io sono d'accordo del fatto che la scuola debba farti vedere un po' tutte queste materie, cioè se la scuola non ti insegna mai la geografia, tu non potrai mai sapere se sei appassionato di geografia, quindi non avremo mai i geografi, che suppongo servano, non per la mia vita, ma suppongo servano. Se siete dei geografi non sentitevi offesi. Lo so che la mia matematica e le mie lingue sono inutili anche loro, quindi non sto dicendo che solo le mie sono i miei gusti sono migliori dei vostri. Quindi sì, se non ti insegnano mai diritto a scuola, non saprai mai se vuoi diventare un avvocato. Se non ti insegnano mai matematica, non saprai mai se vuoi fare il matematico. Se non ti insegnano mai letteratura, magari non saprai mai se vuoi scrivere o come scrivere. Quindi capisco che la scuola debba darti un'infarinatura generale di più materie che può, e va benissimo. Oltretutto io non capisco questo accanimento del fare le stesse materie, cioè gli stessi argomenti 3 volte nelle elementari, medie e superiori, anche se effettivamente non so quale sarebbe la soluzione, nel senso che capisco che le cose che impari di storia, che impari in terza elementare, comunque non te le ricorderai mai per forza di cose dopo, quindi devi rifarle, comunque va bene. Però quello che dico io è però che appunto va bene un'infarinatura, ma poi lasciami stare. Cioè, mi ha dato un'infarinatura di letteratura, mi ha dato un'infarinatura di filosofia per un anno, ecco, diciamo un anno di filosofia, mi ha dato un'infarinatura di storia, mi ha dato un'infarinatura di geografia, di matematica e di inglese. Ma se io ti dico che non solo non mi piace, ma non voglio assolutamente farci niente nella mia vita, devi lasciarmi stare, devi smettere di accanirti. Quindi capisco anche che in Italia ci sono varie scuole, c'è il liceo, il professionale, il tecnico. Cioè, mio fratello è stato da fare meccanico, al professionale è diventato meccanico, però comunque ha fatto un po' di materie normali, meno di come ne ho fatte io, ovviamente. Io ho fatto il liceo, ma sono stato un cretino io, lo so, però effettivamente mi sa che col fatto che volevo le lingue non c'era altra opzione, devo dire. Va bene, però sì, lasciami stare dopo un po', perché tu vai a rovinare, non solo vai a rovinare. Allora, è vero che non me l'ha chiesto nessuno di studiare come un secchione e di avere 10 in filosofia se non mi piace, lo capisco, potevo semplicemente studiare per arrivare al 6, però lasciando stare quello che è una colpa che mi prendo io so di essere stato un cretino e è un regret, è un rimorso, pentimento che avrò sempre di essermi bruciato l'esistenza perdendo tempo su cose inutili, cioè, per me inutili. Ma anche se io studio semplicemente fino al 6, tu mi stai facendo studiare
filosofia per 3 anni che per me è inutile, quando invece magari potrei specializzarmi in qualcos'altro. Ed è questo che non capisco. Allora, dopo che mi hai fatto un anno di filosofia, io ho avuto tempo di capire se mi piace, se non mi piace. Oltretutto, ad esempio, filosofia, cioè, non è neanche da dire, non si sa mai, magari un giorno ti può tornare utile se vuoi cambiare carriera, perché filosofia cosa vai a fare? Vai a insegnarla e basta. Posso capire un po' di diritto, nel senso che dici, ma se mai un giorno vuoi diventare cioè, se tu adesso fai il matematico, poi un giorno vuoi fare l'avvocato, almeno un pochino sai. È una cosa esagerata, però guarda, posso provare a capire che c'è del senso. Ma basta, fammi fare un anno e permettimi di lasciar stare. Storia, io lo so, lo dico da ignorante. Allora, capisco che c'è questa cosa di sapere come siamo arrivati ad adesso, ci fa capire, insomma, ci rende migliori, ci permette di evitare gli errori del passato. Allora, intanto, evidentemente, non è vero che evitiamo gli errori del passato, ma va bene. E poi capisco benissimo, ma dopo un po' lasciami stare. È inutile che mi fa imparare Otto von Bismarck. È inutile perché a me non interessa. Vi dico assolutamente che mi ricordo questa parola, ma non so neanche se è stato una figura positiva o negativa, non so niente, sono proprio ignorante a livello proprio da cretino. Ma a me, che voglio imparare le lingue e voglio imparare matematica, cosa interessa e come mi cambierà la vita tartassandomi di imparare cosa ha fatto Otto von Bismarck, ripeto, non so, dal cognome immagino che fosse tedesco. Lasciami stare, storia dell'arte. Oltretutto io avevo un insegnante terribile, e da insegnante io da me stesso proprio ho zero rispetto per insegnanti pessimi. Lasciami stare, a me non me ne frega niente di questi dipinti, di come sembrano, di qua di là, di su di giù, non me ne frega niente. Fammi fare un anno e lasciami stare. In storia magari sì, dammi qualche infarinatura generale del mondo come era prima, per farmi capire che siamo privilegiati adesso, nel senso che abbiamo l'elettricità, queste cose, quello posso capire. Facciamo le guerre mondiali, va benissimo, assolutamente. Facciamo storia più moderna, ma poi lasciami stare. Se ti dico che è inutile che ci provi, anche se ho 10, non vuol dire per forza che mi serva qualcosa. Lasciami stare. E lo so che è un approccio molto ignorante, ma ci credo molto in questa cosa. Quando ero in Germania, più di 15 anni fa, a fare questo scambio, andavo a scuola in Germania. Cioè io facevo la vita del mio partner e quindi lo seguivo a scuola e ogni tanto assistevo alle lezioni, ma non dovevo, cioè non mi davano voti. Allora, adesso so che questo metodo è cambiato, forse perché hanno capito che forse non è il migliore, ma in realtà a me piaceva tanto. Se mi ricordo bene, in Germania, almeno a Monaco, in Bavaria, perché so che hanno dei sistemi diversi, tu fino alla terza superiore, se ho capito bene, studiavi tutte queste materie, storia, geografia, di qua di là, di giù. Poi dopo, per gli ultimi 2 anni, ne sceglievi 2 in cui specializzarti. Mi sa che ti rimanevano proprio quelle basi, tipo tedesco per loro, matematica, mi sa che storia era considerata fondamentale e magari un'altra, e poi tu sceglievi altre 2, tipo alcuni sceglievano latino, che con quanto io amo, so che è inutile, che sia ben chiaro, ripeto, non sto dicendo che le mie scelte sono le migliori e le più utili a tutti. Alcuni si facevano latino e un'altra materia, e quindi loro praticamente si specializzavano su queste 2, in più facevano un po' delle altre fondamentali basi. Adesso so che se mi ricordo bene non lo fanno più, ma a me come cosa piaceva, come concetto mi piaceva tantissimo. Dopo che mi hai fatto fare storia e geografia, io ti dico proprio dal cuore che non mi interessa e non mi cambia la vita, anche perché come la letteratura italiana, mentre a Yasmina Petrarca, Leopardi l'ha colpita,
perché avevo questa inclinazione naturale verso la letteratura. Io ero così impegnato ad odiarla e semplicemente ad impararla a memoria perché ero costretto, che magari se io adesso leggessi Leopardi da solo, magari anche a me mi colpirebbe in un modo così trascendentale come ha colpito Yasmina, ma io mai ma al tempo non mi sarebbe mai passato dalla mente di leggerlo perché mi faceva schifo, non mi interessava e odiavo il fatto che ero costretto a studiarlo. Quindi basta, lasciami andare. Se poi Leopardi, i libri sono lì, se mai mi avrà voglia i libri vado a comprare, come la storia. Ripeto, ma anche la geografia, cioè la geografia per come la studia, io fortunatamente alle superiori da me non c'era più, ma per come, cioè di sicuro la geografia serve e va bene, però proprio da ignorante come sono io, se io devo andare in Australia e voglio sapere che tempo fa in Australia, soprattutto al giorno d'oggi, capisco che in passato non era possibile, io il clima dell'Australia me lo vado a cercare su internet. Non c'è bisogno di distruggermi la vita a capire il clima di ogni regione dell'Italia e poi di ogni paese dell'Europa e poi di ogni paese, ogni continente del mondo. A uno a cui la geografia non interessa, non cambia niente che tu me lo dica, perché io comunque adesso se voglio andare in Australia, anche se il clima dell'Australia l'ho studiato alle medie, io me lo devo tornare a guardare su internet perché non me lo ricordo, perché non mi interessava allora, mi interessa puramente adesso perché ci vado, ma appena torno dall'Australia me lo dimentico perché io sono ignorante. Lasciatemi essere ignorante in pace. Con le lingue e la matematica non mi dimentico niente, ma il resto lasciatemi stare. E tornando al latino, io amo il latino, non mi piacciono le lingue latine ma amo il latino, ma io capisco benissimo che a mio fratello che vuole fare il meccanico non gliene può fregare di meno. Infatti vabbè, all'istituto professionale non lo fanno latino, ma buona, quindi insomma va bene. Io ho fatto il liceo linguistico e ci sta, quindi cioè, non mi lamento assolutamente del latino, ma capisco che ecco, io facevo scientifico con specializzazione linguistica, quelli che invece facevano proprio solo scientifico. Vi dico questo, io ho fatto scientifico con specializzazione linguistica, ho fatto latino fino in quarta, in quinta non lo avevo, fortunatamente, perché poi dalla terza in poi abbiamo fatto solo letteratura, che anche quello mi faceva schifo, e insomma latino comunque è difficile averlo all'esame se devi farlo l'esame, quindi alla fine mi è andata bene. Quelli che facevano lo scientifico puro avevano latino 5 anni, cioè per dirvi l'assurdità. Allora, è vero che se diventi un medico, se diventi dopo lo scientifico, se diventi un medico, se diventi, che ne so, uno scienziato, alcune parole ci sono in latino e ti fa comodo saperle, sapere l'origine, ma da lì a tartassarti 5 anni o 3 anni di letteratura latina, capisco che ad uno scienziato non gliene possa fregare di meno. Ma se vuoi diventare lo scienziato devi fare lo scientifico, e lo scientifico c'era latino, non è che potevi scappare. E io che facevo lingue, no, io che facevo lingue avevo, mi sa, 4 ore di inglese i primi 2 anni, e prima avevo 3 in terza, quarta e quinta, e quelli dello scientifico mi sa che ne avevano 4, se mi ricordo bene, potrei sbagliarmi, forse ne avevano 3, ma anche se ne avessero avute 3 anche loro, cioè io che faccio linguistico mi dai 3 ore, mi dai le stesse ore di uno scientifico? Cosa mi puoi dare? Più ore di storia, più ore di filosofia? No. Che poi alla fine andava bene così, nel senso che dalla terza in poi abbiamo fatto letteratura nelle lingue straniere, quindi meno ore avevamo, meglio è, perché così facevamo meno letteratura. Ma è assurdo. E tornando alla filosofia, perché si ricollega alla letteratura, che si ricollega a Yasmina, a me, tra tutte le materie davvero per me inutili, posso apprezzare l'importanza della filosofia, nel senso che ti dà uno spunto in più per vedere come il pensiero dell'uomo si è sviluppato, cosa magari può non solo influenzare, cioè non solo se ti piacciono le idee di Platone puoi cominciare a pensarla come Platone, però insomma ti può dare uno spunto per cominciare a pensare in modo autonomo, tu con i tuoi pensieri riguardo al mondo, ma insomma in modo più guidato. Posso apprezzare
non so come non apprezzare diversamente, posso capire gli spunti positivi, non li metto in dubbio, ma a me non interessano. A me sapere che c'erano, non so come faccio a ricordarmi ancora, Anassimandro, Anassimene, questi primi filosofi greci che si studiano, che pensavano che tutto si riconducesse all'acqua, di qua e di là, ma chi se ne frega? Cioè, se invece, no, aspetta, cioè, chi se ne frega? A me non me ne frega niente. Se c'è qualcuno che ha un'inclinazione naturale verso la filosofia e si è appassionato, benissimo, benissimo, ma lasciamo fare a loro, non a noi. Cioè, chi se ne frega? Chi se ne frega? E ripeto, cioè, capisco che la scuola appunto ti deve dare gli strumenti, poi scegli tu se studiarli o no, se apprezzarli o no. Capisco che però la scuola, insomma, deve mettere le mani avanti e dire: io ti do tutto quello che ti posso dare, scegli poi tu cosa fare della tua vita. Ripeto, quello lo capisco, però ad esempio insistere con me, con la filosofia o con storia è inutile, perché mi fanno così schifo che anche se le studio a 10 come facevo non mi rimane niente, e sono io a dirtelo, cioè sono io, cioè, confesso io il mio crimine, cioè io ti dico è inutile che mi fai studiare storia, perché tanto non mi ricordo niente. Io di filosofia appunto mi ricordo i nomi me li ricordo perché sono stato cioè mi hanno lasciato un trauma. Cioè io ero lì che pensavo, cioè io sono qui, io voglio imparare le lingue, la matematica, le lingue al tempo, e io sto imparando che questo qui pensava che tutto fosse connesso con l'acqua. Cioè non ci potevo credere che mi stesse succedendo. Era peggio, cioè peggio di mia mamma che ha preso la meningite mangiando, e lei mangia una volta al giorno perché non riesce a mangiare. Ve ne ho parlato nel video della settimana scorsa. Però io non mi ricordo assolutamente niente di storia. Io conosco, cioè so a malapena cosa è successo nelle guerre mondiali, ma proprio a malapena, ma questa è colpa mia, cioè di ignoranza mia. Tutto quello che è successo prima a me non solo non interessa, ma anche se fosse stato interessante, il mio cervello e il mio cuore non sono programmati per essere interessati alla storia, e quindi non mi stai aiutando. Non è neanche che mi devi aiutare, non è neanche che, come dice Yasmin, non è che tutte le materie devono per forza essere poi riconducibili a quanto ti danno di guadagno. Cioè se impari a pagare se adesso impari a fare coding, quello che sto facendo io, se lo impari a scuola, poi magari hai più sbocchi lavorativi. Capisco che non tutto quello che studi a scuola deve per forza essere ricondotto ai soldi e a come ti può servire. Va benissimo, perché può essere appunto visto, come dice lei, come un arricchimento personale, che poi ti può aiutare ad affrontare la vita in certi modi, sapendo, cioè col fatto che hai queste conoscenze, anche senza renderne conto, ti rendono più autonomo, più indipendente, più socialmente presente. E ripeto, lo capisco come concetto e non è brutto, ma io ti sto dicendo, cioè inginocchiandomi e supplicandoti di smetterla di insistere con storia, geografia e filosofia, perché non mi stanno neanche arricchendo come persona, perché a me non solo non interessano, ma mi interessano così poco che me le dimentico. Cioè tu mi puoi dire che nel 1850, che ne so, c'è stata la peggiore epidemia del mondo, oppure c'è stata la peggiore guerra del mondo che ha ucciso 40 milioni di persone, ma che ne so. E non sto dicendo che non sono fatti gravi o che non sono fatti importanti, ma io ti sto dicendo che è inutile che me li insegni, perché non mi restano. Quindi qualsiasi tipo di arricchimento personale, emotivo, psicologico, mentale, che non sto dicendo che queste cose non abbiano, ma qualsiasi arricchimento che possono avere, con me non funzionano, perché non me ne frega niente. Come è inutile insegnare a chi vuole fare letteratura le integrali di matematica, cosa gliene frega?
Quindi quando sto mettendo in gioco le mie materie, io lo so perfettamente che la matematica che viene insegnata a certi livelli, magari anche in quarta e in quinta, è inutile per tantissime persone che non vogliono, cioè chi vuole andare a fare giurisprudenza non se ne fa niente delle integrali, e vabbè, e non dovrebbero impararlo. Oppure se vogliono come cioè se vogliono per sfizio personale, te lo puoi dare come opzione, ma secondo me non dovrebbe essere imposto. L'unica materia, cioè ovviamente il tedesco, lo spagnolo che ho imparato io, le studi solo se scegli lingue, quelli non vengono imposte, quindi te le vai proprio a scegliere tu. L'unica cosa posso dire che è per puro caso che l'inglese è la mia materia di punta, ma quella è l'unica materia che secondo me su cui è giusto insistere, perché davvero ti cambia la vita, nel senso che non saper l'inglese ti limita, al giorno d'oggi ti limita la vita tantissimo, quindi anche se non ti piace e anche se non lo impari, lì è l'unica materia in cui capisco che la scuola dovrebbe insistere di più di quello che fa oltretutto. È vero che se uno odia l'inglese come io odio la storia, è inutile che glielo continui a proporre l'inglese perché tanto non lo imparerà, però appunto se c'è una materia in cui la scuola dovrebbe davvero insistere anche contro la volontà degli studenti, secondo me è l'inglese, per sperare di migliorare la vita davvero. Lasciami stare con storia, lasciami stare con filosofia, con geografia, basta, lascialo a chi vuole farlo e specializzati di più, anche perché tipo, cioè, è inutile che tu insegni matematica, che insegni le integrali ad in un liceo classico, diciamo, cioè in un liceo classico dove tutti vogliono scrivere dei libri. Adesso vabbè, sto facendo un esempio molto banale, stupido e semplificativo, che non gliene frega niente, e quindi anche tu da insegnante puoi anche andare avanti poco, nel senso che nessuno, sei fortunato se ti ascoltano, e poi comunque tanto nessuno capisce, quindi non puoi neanche progredire bene, quindi cosa glieli insegni a fare? Lasciali stare. Quindi spero di essermi spiegato bene, so che riceverò tantissimi attacchi per questi pensieri, ma è quello che penso, e chissà, magari vi risponderò con delle parolacce come fa Yasmina. L'ultima cosa per cui vado con, diciamo, che cioè non la penso come Yasmina, ma di cui mi piace parlare, è perché apprezzo quello che ha detto lei. Cioè lei pensa cioè il latino viene insegnato abbastanza matematicamente, cioè le versioni, tutte queste cose qui, e lei dice che secondo lei, cioè, le lingue non sono matematiche, il latino non è matematica, quindi ci dovrebbe essere un approccio diverso. Io dico questo, invece, cioè, a me invece piacciono le lingue perché io le vedo come pura matematica, cioè è vero che le lingue si evolvono, non sono completamente statiche, però ci sono delle regole fisse come matematica, quindi, ma non vuol dire che ragione lei o ragione io, cioè io le vedo, basta che uno sappia parlare le lingue, ma non, cioè che poi le veda come matematica o come filosofia, chi se ne frega, basta che il risultato finale è che sappiano parlarla. Io le vedo, a me aiuta a vederle come matematica perché voglio capire la logica, cioè io quando insegno l'inglese, io quando ti chiedo cioè che sono ragionamenti, io li chiamo ragionamenti logici matematici, ma che per voi possono essere banali e che mi direte è ovvio, però invece è simbolo poi di tutto l'approccio. Cioè quando io insegno le negative, facciamo così, cioè, non la insegno così, però vi faccio questo esempio per farvi capire. Cioè se io vi voglio insegnare la negativa del futuro, quindi di will, la negativa di will, io vi dico, vi posso proporre questo esempio qui, che ripeto non è come lo insegno, però vi spiego il procedimento matematico. Io vi dico, il verbo can alla negativa diventa can not, il verbo must diventa must not, il verbo should diventa should not, e io ti dico da insegnante, perché tu non lo puoi sapere, io ti dico will si comporta esattamente come questi verbi, quindi la negativa sarà, e quindi con ragionamento matematico io voglio che voi mi sappiate dire che se can diventa can not, will diventerà will not. Questa è basilare logica matematica. Poi
quando io vi dico, ok, la contratta di should not diventa shouldn't, la contratta di could not diventa couldn't, la contratta di would not diventa wouldn't. Quindi se io must not diventa mustn't, quindi se io ti do will not, la negativa sarà, allora io partiamo dal fatto che, cioè immaginiamo che io stia insegnando questa cosa ad uno che non sa assolutamente il futuro, quindi non l'ha mai visto, quindi tu da studente che non hai mai visto questo verbo, ti dico, se should diventa should not e quindi will diventa will not, should not diventa shouldn't, quindi will not dovrebbe diventare willn't. Quindi la risposta willn't in realtà è la risposta che io accetterei di più a livello matematico, perché vedi, fai tutte queste associazioni mentali, e willn't logicamente è corretto, cioè se should not diventa shouldn't, will not diventerà willn't. Will sfortunatamente è un'eccezione, e quindi anche se willn't è la risposta più logicamente corretta, sta a me da insegnante a dirti, perché tu non lo puoi sapere, che è un'eccezione e quindi diventa won't. Però io apprezzo uno che mi dica willn't, perché vuol dire che almeno ha usato logica matematica. Spero di essermi spiegato un pochino come approccio che ho io alle lingue. Per me le lingue non sono libere, cioè appunto, cioè se io voglio dire, cioè non posso decidere di dire ieri vado a scuola, no, devo dire ieri sono andato, cioè non posso essere creativo e cambiare e decidere che cambiamo sono andato a vado, perché questa è pura matematica, cioè non c'è niente di creativo. Puoi essere creativo con i vocaboli, con i sinonimi, sì, che io poi vedo come, cioè invece di scrivere 5, 5 lo puoi scrivere come numero singolo o come 2 più 3. Quindi invece di dire cioè un sinonimo può essere semplicemente, cioè invece di dire bellissimo, che diciamo che è 5, puoi dire strepitoso, che è lo stesso concetto ma come un po' più difficile, quindi 2 più 3. Ok, è vero che sì, ci sono molte regole grammaticali che vanno, cioè tipo il congiuntivo si usa poco, di qua e di là, quindi stiamo andando contro le regole iniziali, però per me le lingue non sono creative a livello proprio intrinseco, e va bene così, io la penso così, Yasmina la pensa diversamente e va benissimo. Però insomma, questo video di più di un'ora non era partito così, cioè non era la mia intenzione, però il mio odio per la scuola è proprio viscerale, quindi grazie Yasmina per avermi dato l'opportunità di parlarne. Adesso basta, vi lascio andare, parleremo del linguaggio inclusivo più avanti. Mi raccomando, andate a guardare Yasmina, perché almeno vi fate 2 risate, ripeto, anche se pensate che sia una cretina per quello che pensa, vi fate 2 risate per come dice le cose. E con questo vi lascio andare e ci vediamo la prossima settimana. Ciao.